Professore di farmacologia, specializzato in psichiatria, da 20 giorni presidente di AIFA. Robert Nisticò, benvenuto professore. Grazie, benvenuto a voi. Professore, la pandemia è uno degli elementi che ci ha aiutato a rileggere le tante interconnessioni che ci sono attorno a noi, ma soprattutto quanto certe strategie di salute e quindi anche farmaceutiche abbiano bisogno di un respiro globale e internazionale. In questa prospettiva, qual è la vocazione che per lei avrà AIFA in futuro? Le grandi sfide non sono solo sfide che dobbiamo affrontare a livello nazionale, ma dobbiamo affrontare queste sfide a livello europeo. Sono sfide globali, non solo penso alla salute, ma anche al tema dell'ambiente, al tema dell'economia. E quindi la salute deve essere al centro della nostra agenda in AIFA. Chiaramente la salute è un concetto molto ampio ed è un concetto di cui oggi si sta discutendo molto in Europa. Pensi ad esempio alla revisione della legislazione europea che è stata appena approvata dal Parlamento europeo in data di aprile e su cui ci sono stati sicuramente dei punti a favore, insomma penso ad esempio al tema della sostenibilità, al tema dell'accesso ai farmaci, al tema della semplificazione e anche all'attenzione all'ambiente. Ci sono stati anche punti critici insomma che dobbiamo in qualche modo, su cui dobbiamo discutere e su cui speriamo possiamo in qualche modo intervenire in un eventuale processo di revisione. Sono tematiche ampie, di ampio respiro che vanno affrontate sui tavoli che contano. Ecco perché AIFA deve essere molto presente a livello europeo, a livello della Commissione europea, a livello dell'Agenzia dei Medicinali Europea, dell'EMA, a livello dell'HMA, anche di altri organismi internazionali, perché lì è dove vengono e si prendono le decisioni che contano e queste decisioni che contano a livello europeo avranno poi una ricaduta anche a livello nazionale. Quindi oggi è impensabile agire a livello nazionale senza essere collegati fortemente alle politiche, alle dinamiche europee. Quindi l'AIFA deve avere un ruolo proattivo, un ruolo molto importante e io in prima persona mi sono preso un impegno di essere presente in Europa e di portare in Europa anche le istanze che contano qui a livello nazionale. Devo dire che in Europa tutti ci invidiano l'AIFA, l'AIFA è un patrimonio di conoscenze, di competenze, un patrimonio umano molto molto importante e quindi noi dobbiamo essere presenti e dobbiamo contare sui tavoli appunto europei. Una delle sfide che ci troveremo a gestire adesso nel 2025 è ad esempio l'introduzione del Joint Clinical Assessment. Questo partirà a gennaio per i farmaci oncologici e i farmaci cosiddetti innovativi come le ATMP, sono le Advanced Therapeutic Medicinal Products. È un processo di armonizzazione e di semplificazione delle procedure e questo potrebbe in qualche modo portare appunto attraverso una serie di indicatori che vanno a valutare quello che è il added value, ovvero il valore aggiunto clinico di queste procedure, potrebbe anche facilitare quelli che sono poi diciamo, i processi nazionali di prezzo e rimborsabilità. Ecco professore, ma questa crescente vocazione internazionale di AIFA che lei sta disegnando si deve cimentare anche con uno scenario geopolitico sicuramente complesso tra le guerre in corso e tra sicuramente anche delle disparità a livello globale che devono tener conto anche delle nazioni più fragili. Qual è la sua prospettiva? Assolutamente, io sono molto sensibile a queste tematiche e in un momento di grandi difficoltà, diciamo di grandi conflitti, io vorrei che l'AIFA fosse impegnata insieme all'Europa in prima persona per portare solidarietà ai paesi in difficoltà, ai paesi più fragili, penso appunto ai conflitti, quindi all'approvvigionamento di farmaci essenziali, di farmaci salvavita. Inoltre abbiamo anche il tema politico del piano Mattei che è stato discusso recentemente anche dal nostro Premier e questo è un tema importante perché noi dobbiamo come AIFA portare anche un valore aggiunto presso stati come stati africani o quegli stati del Mediterraneo che stanno crescendo e che sono più fragili perché comunque noi con le nostre competenze, con la nostra expertise possiamo in qualche modo incidere positivamente sullo sviluppo di questi paesi e questo quindi è un tema sicuramente non solo tecnico-scientifico ma anche di più ampia natura politica. Ecco, peraltro non ci sarebbe neanche bisogno di ricordarlo, ma il professor Nisticò ha anche grande esperienza a livello internazionale in ambito regolatorio che sicuramente sarà chiave anche per affrontare compiutamente queste sfide future. Ma professore, il ruolo che lei riveste è sicuramente un ruolo di grande responsabilità, ma anche perché le decisioni che vengono prese da AIFA riguardano milioni di persone, milioni di cittadini, milioni di pazienti. Quali sono i problemi a cui per primo intende dare risposta? Certamente noi dobbiamo vedere come tutte le nostre azioni qui in AIFA abbiano, diciamo, siano, come dire,
tutte rivolte all'attenzione del cittadino, cioè il paziente sofferente deve essere al centro della nostra agenda e al centro delle nostre tematiche. E devo dire, uno dei problemi, insomma, è una delle questioni che sta vicino al cittadino qual è? Quella di avere farmaci innovativi, farmaci rivoluzionari. Oggi siamo nell'era della medicina personalizzata, della medicina innovativa, delle terapie geniche, delle terapie avanzate, delle terapie CAR-T, e quindi bisogna far sì che questa innovazione possa arrivare al letto del cittadino, ma per far questo c'è bisogno che tutti quanti, gli attori coinvolti siano assolutamente attivamente protagonisti nel far sì che possiamo raggiungere appunto il paziente in maniera molto rapida. E tra l'altro questo anche in uno scenario in cui i farmaci stanno cambiando molto rapidamente, e anche a livello regolatorio noi dobbiamo essere sempre molto presenti e anche aggiornati culturalmente, perché oggi i farmaci non sono i farmaci tradizionali come li conoscevamo una volta, ma sono farmaci ad esempio che sono uniti a dispositivi medici. Per esempio in futuro si penserà ad avere anche dei dispositivi, dei microchip che possono andare sotto pelle, che possono avere dei sensori, che possono vedere quali possono essere dei cambiamenti metabolici e possono rilasciare dei farmaci. Ecco, questo comunque è importante saperlo regolamentare, quindi essere pronti come dire, sempre preparati a livello culturale per in qualche modo fronteggiare queste sfide. Uno dei problemi ad esempio anche il drug delivery. Io vengo dalla ricerca di base e oggi esistono tantissime innovazioni per quanto riguarda il delivery di farmaci. Ecco professore, ci raccontava veramente di grandissime innovazioni, quindi terapie assolutamente avanzate, geniche, cellulari. Tra l'altro qualche mese fa proprio il New York Times ha intitolato The Golden Age of Medicine, cioè è veramente un'epoca d'oro della medicina in cui ci sono straordinarie innovazioni che sono da una parte sicuramente farmacologiche, ma come anche citava poc'anzi un'evoluzione straordinaria della diagnostica che aiuta anche ad avere tante nuove omiche che abilitano la medicina di precisione, e poi una digitalizzazione che è crescente e sta pervadendo tutto. In questo scenario qual è la visione su cui a suo avviso evolveranno le cure? Beh, questo è un tema centrale, un tema che sta evolvendo giorno dopo giorno, da un lato le terapie digitali, ad esempio, dall'altro ad esempio il tema delle omiche, come noi possiamo intercettare quelle che sono le scoperte scientifiche e portare queste scoperte scientifiche appunto al paziente affinché questi pazienti possano beneficiarne. Beh, uno dei concetti, io vengo dalla ricerca di base, che chiaramente negli ultimi anni è emerso che non possiamo più etichettare grandi patologie con un singolo nome. Penso ad esempio all'Alzheimer, penso ad esempio alla schizofrenia. Io vengo dal mondo delle neuroscienze, quindi sono patologie che conosco sicuramente bene, e chiaramente all'interno di queste patologie esistono tutta una serie di caratteristiche genetiche, caratteristiche biochimiche, caratteristiche patologiche, e che queste sono raccolte dalle scienze omiche affinché noi possiamo in qualche modo andare a categorizzare il paziente sulla base delle proprie caratteristiche. E questo è importante perché noi dobbiamo parlare di terapie di precisione, di medicina di precisione, come un vestito sartoriale che possa stare appunto addosso al nostro paziente. Insomma, e questi però sono concetti che si conoscono da tanti anni, dalla ricerca di base e dalla ricerca clinica, ma che stentano poi a trovare un uso pratico, ad esempio nella medicina, presso i medici di base, presso i medici specialisti. Quindi AIFA in questo caso deve essere anche un protagonista, un motore di un aggiornamento culturale che in qualche modo deve appunto impattare a livello del sistema sanitario, perché il medico deve conoscere oggi e deve avere degli strumenti per poter in qualche modo attuare questa famosa medicina di precisione. Medicina di precisione che non è solo importante per chiaramente massimizzare l'efficacia delle terapie, ma in qualche modo deve anche prevenire quelli che sono gli eventi avversi ai farmaci. Per esempio, banalmente, dalle drug-drug interactions, dalle interazioni farmacocinetiche o farmacodinamiche. Quindi bisogna avere la consapevolezza in primis, anche gli strumenti tecnologici che possono in qualche modo favorire questo approccio di medicina di precisione. E se lei pensa all'AIFA, pensa al medico e pensa al paziente, lei deve capire come l'AIFA deve essere il motore di questo rapporto medico-paziente.
Chiarissimo. Peraltro, davvero un paio di mesi fa Nature pubblicava un bellissimo articolo dove rifletteva sul fatto che non dovremmo più chiamare i tumori con il nome dell'organo, perché è esattamente questa epoca di grandissime trasformazioni che lei ci raccontava molto puntualmente. Ma professore, un'ultimissima domanda, perché è evidente che queste trasformazioni impongono delle sfide anche regolatorie e non da ultimo anche c'è un tema, un dibattito crescente sull'intelligenza artificiale, con anche una normativa che si sta articolando sia a livello europeo che italiano. Qual è la sua prospettiva da questo punto di vista? Questo è un tema molto attuale, d'altra parte a marzo il Parlamento europeo ha approvato questo Artificial Intelligence Act, quindi effettivamente esiste grandissima attenzione verso queste tematiche. E ovviamente la tecnologia deve supportare e aiutare l'uomo nei processi decisionali, ma già per esempio l'artificial intelligence è entrata nel vivo, nella life cycle del farmaco, quindi questo è già una realtà, insomma, ed è una realtà anche appunto nel moderno paradigma della medicina di precisione. Però c'è un tema, il tema regolatorio. Effettivamente nel regulatory decision making, insomma nei processi valutativi e processi regolatori, l'intelligenza artificiale può rappresentare sì un supporto, ma esistono temi che dobbiamo in qualche modo regolamentare, dobbiamo normare, perché ci sono tante insidie insite anche all'intelligenza artificiale. Pensa ad esempio pensando al contesto clinico, pensa a un contesto clinico complesso in cui anche gli aspetti psicologici sono preponderanti nei pazienti. Penso al tema della responsabilità, quando si prendono decisioni regolatorie c'è il tema della responsabilità, quindi la macchina deve essere a supporto dell'uomo ma non deve essere sostituta dell'uomo. Questo è un tema molto importante, c'è il tema della protezione dei dati, ma in ultimo il tema più importante è il tema etico. Quindi esistono delle profonde implicazioni etiche e su questo dobbiamo stare molto attenti. Io vedo ad oggi l'intelligenza artificiale come una grande sfida e come un grande aiuto all'uomo, ma comunque dobbiamo in qualche modo oggi dominare questi processi e non finire dall'essere dominati da questi processi della tecnologia. E quindi una regolamentazione in questo senso è sicuramente molto molto importante. Grazie professore, sarà davvero affascinante seguire questa trasformazione, questa evoluzione di una nuova AIFA che lei disegnerà, che sicuramente potrà portare beneficio a tanti milioni di cittadini, di persone, di pazienti italiani. Grazie, buon lavoro. Grazie.